Buongiorno a tutti, sono Armando Razionale, presidente del corso di Ingegneria per il Design Industriale e vi do il benvenuto alla presentazione di questo corso. Innanzitutto sono un docente del gruppo di disegni e metodi dell'ingegneria industriale, gruppo che insegna il disegno tecnico a tutti i corsi di ingegneria industriale. Per quello che riguarda la ricerca siamo attivi nel settore della prototipazione virtuale e fisica. Io personalmente sono responsabile del laboratorio di stampa 3D del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, laboratorio che è attivo sia per quello che riguarda la ricerca e la didattica e dove si sviluppano e si utilizzano le nuove tecnologie di manifattura digitale. Il corso di studi che vi presento è un corso relativamente giovane ed è nato proprio dall'attività di ricerca che ha portato ad un'intensa collaborazione con aziende del settore dei prodotti industriali, soprattutto con i reparti dedicati al design e alla progettazione. Il corso di laurea in Ingegneria per il Design Industriale è uno dei nuovi corsi della Scuola di Ingegneria ed è incardinato nel DICI, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa. Il corso di laurea è un corso di laurea triennale, interclasse, e la motivazione principale di questa caratteristica risiede nella volontà di integrare gli obiettivi formativi tipici del disegno industriale, classe L04, con quelli dell'ingegneria industriale, classe L09, per formare la figura dell'ingegnere del progetto o di prodotto che abbia competenze sia di design industriale sia di ingegneria industriale. È un corso di laurea giovane, come vi dicevo, è stato istituito lo scorso anno accademico, quindi quest'anno partirà il secondo anno di corso, ed è un corso di laurea ad accesso programmato, ovvero per il quale è necessario partecipare ad un concorso. Il corso si propone di formare figure professionali in grado di gestire in autonomia il processo completo di sviluppo di prodotti industriali e di acquisire quindi tutte le competenze necessarie ad affrontare in modo organico tutte le fasi di tale ciclo, a partire dalla fase concettuale di ideazione, tipica del design industriale, per continuare con le fasi successive di progettazione, verifica, produzione e post-produzione, tipiche dell'ingegneria industriale. Queste figure professionali devono essere caratterizzate dalla capacità di relazionarsi con tutte le aree che partecipano a queste fasi e devono essere in grado di affrontare la crescente complessità dei sistemi e dei prodotti attuali e futuri. Il corso prevede di fornire un'ampia gamma di competenze progettuali e ingegneristiche che comprendono tecniche di progettazione industriale, ovvero metodi per l'acquisizione dei requisiti utente, inclusi i bisogni e gli aspetti sociali, per la definizione delle specifiche e delle funzionalità del prodotto, per la progettazione centrata sull'utente, per la progettazione sostenibile dei prodotti e dei processi, ecodesign. Inoltre tecniche di progettazione di sistemi ingegneristici multidisciplinari, che sono tipiche dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria di produzione, del settore di innovazione aziendale e sistematica e di virtualizzazione di prodotti e di processi. Si tratta pertanto di un percorso multidisciplinare che risponde a una domanda di formazione trasversale. Come abbiamo detto, quindi il conseguimento della laurea in ingegneria per il design industriale porta alla qualifica di ingegnere del progetto o di prodotto, in grado di sostenere tutte le attività che portano un prodotto dalla fase di ideazione a quella della produzione e distribuzione sul mercato. Il laureato in ingegneria per il design industriale possiede quindi competenze multi e interdisciplinari che gli consentono di soddisfare le richieste del mondo produttivo ed industriale moderno. La creatività del design, che contraddistingue da sempre l'eccellenza del Made in Italy, si integra con le competenze più propriamente ingegneristiche, applicate alla creazione di prodotti caratterizzati da un connubio di estetica e funzionalità.
Alcuni dei possibili sbocchi professionali per un laureato in ingegneria per il design industriale quindi possono essere all'interno delle industrie manifatturiere che progettano e producono prodotti industriali e beni di consumo ad alto contenuto di stile e tecnologico, come ad esempio le aziende nel settore dei trasporti, del bianco, dell'arredo, oppure nelle industrie meccaniche ed elettromeccaniche, negli studi di design, nelle imprese industriali per la produzione di beni e servizi, oppure è possibile accedere a ruoli tecnici negli enti statali e nelle amministrazioni locali, enti ed aziende che operano nel settore della formazione tecnica, nelle società di consulenza. È sempre ovviamente possibile la libera professione o per chi vuole continuare il percorso di studi con la laurea magistrale in disegno industriale o design industriale. Dal punto di vista formativo, il corso fornisce una solida formazione di base della progettazione di prodotto, sia a livello teorico che operativo. In particolare, gli aspetti storici relativi alla cultura del progetto e all'evoluzione del design di prodotto, gli strumenti per la rappresentazione estetica e funzionale del prodotto, dal disegno manuale al disegno tecnico, alla realizzazione tridimensionale dei prototipi, i fondamenti scientifici e tecnologici relativi ai materiali, alle loro caratteristiche chimico-fisico, strutturali e funzionali, alle tecnologie di trasformazione, gli aspetti economici relativi ai contesti aziendali e ai mercati, unitamente all'analisi di fattibilità economica dei prodotti stessi. Il primo anno in particolare è dedicato agli studi delle materie di base dell'ingegneria industriale, quindi matematica, fisica, disegno, e all'acquisizione di quelle competenze scientifiche e tecnologiche relative ai materiali e alle loro caratteristiche chimico-fisico, prestazionali, strutturali e funzionali e alle relative tecnologie di trasformazione. Il secondo anno invece è dedicato all'acquisizione di conoscenze avanzate dell'ingegneria industriale e del disegno industriale, di abilità nell'uso di strumenti e tecnologie attraverso attività laboratoriali multidisciplinari che includono anche un laboratorio di fondamenti del progetto realizzato in collaborazione con realtà industriali. L'ultimo anno infine prevede l'attività di progettazione di prodotto, in cui gli studenti possano applicare le conoscenze e le competenze acquisite nelle discipline dell'ingegneria e del design industriale, che comprendono l'ingegneria meccanica dei materiali, il disegno industriale, la sostenibilità e il marketing. Il terzo anno si conclude inoltre con un progetto finale che prevede un tirocinio curriculare svolto dallo studente presso le strutture qualificate italiane o stranieri, che quindi possono essere aziende, studi professionali, centri di ricerca, e una prova finale finalizzata all'accertamento delle competenze acquisite, della preparazione e della maturità conseguita dallo studente lungo l'intero percorso formativo, e costituisce un approfondimento progettuale che deve essere posto in continuità con l'attività di tirocinio svolta. Quindi al termine del programma formativo lo studente sarà in grado di conoscere e comprendere i principali aspetti culturali, tematici e problematici che caratterizzano i campi dell'ingegneria industriale e del disegno industriale e di applicare tali competenze nelle attività progettuali in vari campi applicativi. Inoltre sarà in grado di comunicare idee, informazioni, soluzioni e problemi a interlocutori specialisti ed anche ad un pubblico generico, attraverso adeguati strumenti comunicativi. In particolare saprà usare efficacemente le tecniche grafiche del disegno tecnico, della modellazione tridimensionale, della prototipazione virtuale e fisica, al fine di comunicare in modo puntuale ed efficace il progetto. Infine, il laureato avrà sviluppato capacità di apprendimento sia a livello di cultura del design, sia di cultura tecnico-scientifica, tali da consentirgli di impostare un processo di sviluppo prodotto in chiave interdisciplinare e di descriverne efficacemente i vari aspetti. L'acquisizione di queste competenze avviene anche attraverso un intenso uso di attività laboratoriali multidisciplinari previsti nei laboratori di secondo e terzo anno, ed il progetto finale, tirocinio curricolare e prova finale. La verifica dell'avvenuta acquisizione è effettuata anche tramite la valutazione delle attività svolte proprio nei laboratori e nel progetto finale stesso. Quindi i laboratori caratterizzanti che si utilizzeranno durante il corso di studi sono laboratori CAD per la prototipazione virtuale, laboratori di stampa 3D per la prototipazione fisica, laboratori di reverse engineering per l'acquisizione di forma mediante scanner tridimensionali da utilizzare per la digitalizzazione di oggetti fisici esistenti e per il controllo dimensionale, e infine laboratori di realtà virtuale
per esplorare le nuove metodologie di progettazione virtuale. Proprio l'utilizzo intensivo di questi laboratori è quello che ha richiesto l'istituzione del numero programmato per il corso di studi, che è previsto ad un massimo di 50 studenti. Per essere ammessi occorre quindi essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Le conoscenze di base necessarie per accedere al corso di laurea triennale riguardano principalmente la lingua italiana e la matematica, meglio se supportate dalla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. L'istruzione acquisita nell'ambito della scuola secondaria superiore deve aver fornito lo sviluppo delle capacità di comprensione lessicale e dei testi, dell'abilità di ragionamento logico e di comprensione, della capacità del ragionamento quantitativo. Trattandosi quindi di un corso di laurea d'accesso programmato, per immatricolarsi è necessario partecipare al concorso di ammissione. In realtà per quest'anno non è stato ancora definito, quindi maggiori informazioni potete trovarle successivamente sul sito web dell'Università di Pisa, in particolare nella sezione matricolandosi. Se invece avete la necessità di approfondire e di richiedere informazioni specifiche relative al corso, potete rivolgervi al sottoscritto o alla dottoressa Nannelli, che è la responsabile dell'unità didattica del Dipartimento DICI. Qui trovate i riferimenti che sono comunque reperibili online sul sito del corso di studi e anche sul sito della scuola. Intanto vi ringrazio per il tempo che avete dedicato alla visione di questo video, spero che sia stato utile e vi auguro un buon proseguimento. Inoltre vi faccio un caloroso in bocca al lupo per la scelta del vostro programma di studi. Arrivederci.